Ciao ciurma! Ciao a tutti! Allora, questo è il primo video che faccio qua su YouTube, sul mio canale. Se non ve ne siete accorti, ho fatto un po' di short sul canale mio. Se andate a vedere gli short, ne ho fatti già un po'. Sono programmati già fino a quasi luglio 2026, quindi se vi siete già rotti di questi, sappiate che ci saranno altri short fino a luglio già programmati. Se avete visto bene gli short, sono fatti da un'intelligenza artificiale che ha utilizzato questa immagine qua, ciao, e la mia voce, ovviamente, che non è mia, ma l'ho registrata tramite intelligenza artificiale sempre, e si riproduce con degli script, dei prompt, insomma, che si fanno. Per chi è nuovo nel panorama informatico, già script, prompt, intelligenza artificiale, già non si capisce un c***o. Bene, peraltro mi sono installato questa cosa qua, che è una... Posso dire tutte le parolacce che voglio, tipo eccetera, oppure Merkel. Merkel non era una parolaccia. Ok, allora partiamo un attimo col dire un attimo cosa vogliamo fare qua. Qua vogliamo parlare di informatica, cybersicurezza e web, facendolo in un modo diciamo accessibile a chiunque e anche un po' divertente, ma poi troveremo a parlarci di anche notizie d'attualità, perché ce ne frega niente, nel senso, possiamo parlare di qualunque cosa, sia argomento, sia sul web, sull'informatica, sulla cybersicurezza, praticamente su tutto, perché l'informatica viene usata nella medicina, viene usata nella scienza, viene usata dappertutto. E a proposito, i computer adesso sono una scienza, no? Computer science si dice, quindi c'è qualcuno che ci sta rubando il nome scienza, ciurma, attenzione, perché sono i cattivi scuri, il cappello nero o dalla barba nera, ok? Quindi attenzione a questi barbascura hacker. Sono cose più serie, no? Allora, cosa vogliamo fare qua? Qua in questo canale farò dei video da solo, perché non voglio fare cose, podcast o interviste, no, cercherò di fare una cosa abbastanza divertente anche. Faremo dei video meme come questo, in cui parleremo un po' di tutto, anche di parole Merkel, o se no faremo anche dei video seriosi, in cui il microfono, in cui parleremo di tante cose, tipo se volete imparare a farvi un web server in casa, possiamo vedere come fare. Se volete imparare a scrivere codice, è un po' una cosa già abbastanza complicata, però vedere come si fa, come un professionista lo farebbe, o comunque insomma si può anche imparare qualcosina dell'informatica, nel senso cos'è la crittografia, cos'è... Allora, in questo momento alcuni short stanno andando un po' più là dell'asticella consentita da YouTube, anche se YouTube probabilmente ci consente di dire cazzo, si può dire, vero YouTube? Sì. Così si può dire.
Ok, anche se ci consento di dire questo, magari alcuni argomenti tipo dark web, deep web sarebbero da affrontare in modo un po' più, diciamo, preciso, da andarci dentro, e che non si può fare perché comunque parlare di che non si può neanche dire qui, quindi è anche un po' inutile, ci demonetizzano, che non siamo neanche monetizzati, quindi che cazzo ce ne fregherebbe, però comunque ci bannano. Ok, quindi informatica, c'erano tante cose da parlare, specialmente a chi è in mano, a chi sono in mano nelle principali piattaforme perché usano la censura. Queste sono tutte cose di attualità, esulano un po' dall'informatica, dai codici, da scrivere i codici della cybersicurezza, che però è sempre relativa all'informatica. Dalla cybersicurezza si può parlare di servizi segreti, forse, o comunque cybersicurezza in generale, tipo l'agenzia di cybersicurezza italiana che è stata appena costruita, diciamo, e però insomma inizialmente non è che si è fatta volere proprio benissimo dagli addetti ai lavori, tant'è che facciamo il primo scoop. No, non è uno scoop perché si sapeva, solo che hanno sabbiato un po' la cosa per non farlo uscire troppo. Cioè l'agenzia di cybersicurezza inizialmente hanno indagato per alcune procedure di, diciamo, come si può dire senza prendere una denuncia, di arruolamento del personale non troppo trasparenti. Diciamo che ci si può trovare dentro parenti di parlamentari, nipoti o eccetera, tra parlamentari trombati che sono stati, e quindi per questo non si è fatta tanto voler bene nel giro. Però ora è cambiato tutto perché hanno assunto, volevano loro, però il problema rimane perché adesso io ho visto dei bandi, per esempio, in cui l'assunzione si richiede il minimo di 110 senza lode, senza lode, perché se fosse stata anche lode sarebbe uscite dall'università con 110, altrimenti non se ne parla neanche del colloquio, cioè neanche del bando, nel fare il bando. Ma da un estremo che entravano cani e porci all'altro. Tra l'altro, cos'è che hanno combinato facendo così? Che i posti da dirigente li hanno decisi prima con appunto assunzioni non tanto trasparenti. I posti da lavoratori li decidono mettendo queste regole assurde del 110 uscite dall'università, così che il lavoratore dovrà fare imparare al dirigente come lavorare, non il contrario. Dovrebbe essere il contrario, il dirigente dovrebbe fare imparare al lavoratore, no? Che viene lì. No, è il contrario. Bisogna vedere poi se questi dirigenti sono capaci oppure no. Questo io non ho detto che non siano capaci, non ho detto niente, magari sono anche più capaci dei lavoratori con 110 lode, però io da uno che esce all'università, oddio, con 110 lode mi aspetterei di diventare un dirigente, non un impiegato, un lavoratore dell'agenzia della cybersicurezza. Poi per il resto parliamo anche d'altro, ci arriveremo anche a parlare di questa agenzia di cybersicurezza meglio. Questo comunque è un video meme in cui possiamo dire tutto siamo, sempre con il beep. Mi piace questo beep, mi piace. Merkel. Bene.
Per il resto abbiamo ancora un po'. Faremo dei video da minimo 15 minuti fino a 30 minuti, dipende poi dalla cosa del video, insomma, diciamo, e da quanto tempo ho. Voglio parlare anche un pochettino di cosa faccio in questo video, perché comunque è uno dei primi video, numero 1, e tra l'altro questo è il primo video. Quando arriveremo al 1000° video, che ci guarderemo indietro e vedremo sta te che parla, e dirò: ma che di video avevo fatto? Ok, niente, e lo cancellerò sicuramente. Abbiamo anche la possibilità, per esempio, di utilizzare il mio portatile che è questo. Io adesso ho già preparato una schermata, che, ecco, questo è il mio portatile. Qui sotto troverete me, e praticamente questo è Paint, ma siccome il portatile comunque è anche touchscreen, ciao, e possiamo fare tante cose, possiamo segnare, possiamo anche andare a vedere per esempio YouTube. Adesso abbiamo questa schermata qua perché non è connesso, però è questo il portatile. Qui possiamo fare tante cose, anche guardare codici, guardare dei video di YouTube per fare delle reaction, o semplicemente esplorare un pochettino il web e quello che ci offre. Bene, torniamo a noi, perché parleremo anche di altre cose, nel senso, sia un canale centrale sull'informatica, un po' sulla cyber security e sul web, ma ovviamente, siccome l'informatica, come abbiamo già detto, può essere medicina, può essere sport, l'informatica è nella musica, l'informatica è nell'arte, l'informatica è addirittura nell'architettura, nell'ingegneria, in tantissimi campi, nell'ingegneria aerospaziale, in tantissimi campi, nelle banche. A proposito, volevo condividere un attimo uno dei miei lavori. Stiamo parlando dei primi anni 2000. Io ho lavorato per una famosa banca e mi ricordo, adesso che i lavoratori dicono ma lo smart working io non posso, ma controllare 40.000 computer sarebbe un'impresa, perché io da solo, da casa, a parte che stai rubando il lavoro magari a 20.000 persone che potrebbero andare lì a controllare in quella sede, e tu invece da solo, io con un tasto faccio tutto. Poi succedono i casini più idioti che si possono immaginare, ma a parte quello, anni 2000, primi anni 2000, io lavoravo per una banca famosa e stavamo facendo uno dei primi circuiti internazionali in Italia dei bancomat e delle carte di credito, e sarebbe da denuncia al giorno d'oggi questa cosa, ma nei primi anni 2000 era una cosa normalissima. Noi andavamo in ufficio dove avevamo i nostri server per testare queste cose in 3, 4, 5 persone con i sacchi a pelo, dormivamo in ufficio per un mese e mezzo o 2 mesi, il tempo in cui dovevamo lavorare a questa cosa.
Oltre alla produttività, perché tu lavoravi anche giorno e notte, perché poi la notte lavoravano al computer, magari facevano i test di stress, però magari suonava un allarme perché qualcosa andava storto e tu magari ti dovevi svegliare e mettere a posto e poi ti ridormivi. Però oltre a questo c'era anche il fatto che parliamo un po' grezzo, il proprietario della banca, insomma il proprietario del lavoro, insomma le persone che poi doveva gestire tutto non si fidava tantissimo degli informatici, specialmente quelli con ruolo di avere accesso al kernel del computer del server che poi si occupa di fare le vere transazioni, cioè è un cavò quello lì è un cavò, un server che si occupa di fare transazioni internazionali per le carte di credito, per i banco, è un cavò, non è né più né meno di un cavò, e quindi non si fidava lasciarci magari uscire. È successo, è successo che un informatico poi dopo il lavoro si è fregato 2 o 3 carte, quelle bianche, insomma vi spiego però poi come funziona queste carte. C'è un certificato dentro, un chip che contiene un certificato, e queste carte bianche con il masterizzatore, chiamiamolo così, delle carte, l'informatico poteva clonarle effettivamente, leggeva una carta che aveva, e non vi voglio raccontare la storia che fa anche un po' ridere perché poi mi scavano e si capisce chi è, però, però io so che questo tizio l'hanno beccato con una carta clonata, non poverino, cioè non è che l'ha clonata uno che non la conosceva, l'ha clonata sua mamma per evidentemente, io adesso non so se l'ha clonata e lei lo sapeva o no, evidentemente l'ha clonata per diciamo come si può dire, comodità, perché magari la carta rimaneva sua mamma e lui teneva pure quella per andare in giro a fare compere. Tant'è che a un supermercato si è visto davanti i carabinieri, la polizia, è sbiancato. Per dire, ma questa carta di chi è? Va bene, chiuso parentesi perché da ridere questa cosa qua, però è successo anche questo. E quindi per tutto il tempo del lavoro bancario ci tenevano dentro, chiusi in ufficio, non uscivamo neanche quasi a mangiare perché ce le portavano, non uscivamo a dormire, rimanevamo lì dentro. Quindi, e questo era il lavoro nei primi anni 2000 della cybersicurezza, tanto per dire nerd che sono un po' timidi, un po' anche perché il lavoro non glielo permette di divulgare alcune informazioni. Ok? Se vedete nei post del mio canale, se vedete nella community, nel post che scrivo, ogni tanto scrivo qualche post qua su YouTube per riguardante il tema codici, per capire un po' come dobbiamo scrivere codici, eccetera, anche degli articoli del blog di MeTV. Tra l'altro io sono a capo di MeTV, quindi sono il capitano della ciurma di MeTV, ma chi gli altri capitani, ma chi cazzo siete? Ok. Quindi la nostra ciurma di MeTV, che tra l'altro negli anni è stata aperta questa piattaforma, insomma ha una storia molto lunga perché è stata aperta nel 2008, e però non era proprio così. Ora mi vergogno anche un po' a dirlo perché era una piattaforma scritta in ASP 2000, stiamo parlando del 2008, quindi era scritta in ASP. Inizialmente non volevamo farci un granché
ma poi è esplosa nel periodo dei mega upload, dei mega video, ovviamente. Questo ci voleva anche se non ho dato una parolaccia, ma in quel periodo lì è esplosa e abbiamo dovuto aggiornarla con codici nuovi in PHP, Python, blablabla, e tutte le cose C Sharp. E niente, in quel periodo lì c'è stato il boom, avevamo circa 200k, 300k di utenti al giorno, forse anche di più. Però c'è stato un problema nel 2014 che abbiamo ricevuto un attacco massiccio 2014-2015 e quindi abbiamo dovuto ripartire da zero, anche perché diciamo che nel periodo di quel periodo di mega video e mega upload ci sono arrivate tante richieste di cancellazione che non arrivavano, badate bene, non arrivavano dall'Italia ma arrivavano dalla Francia. Ora non facciamo di tutto questo un caso, però è perché le agenzie italiane, invece di agire, una volta era così, adesso c'è la Gcom, una volta invece di agire in solitaria, mandavano la richiesta a una società francese che si occupava di tutto questo, un po' come era la Gcom di adesso, e me ne ricordo ancora, si chiamava Copyright, così. Niente, questa società ci mandava le lettere per cancellare tramite email, minacciando anche cose legali, eccetera. Noi eravamo piccolini picciò, per cui obbedivamo sempre, e chi dice il contrario verrà querelato da me in persona. No, per dire questo, che avevamo tante persone, ne abbiamo perso un po' per una cosa o per l'altra, o perché alcuni sono stati sgamati in pieno. Beh, però potremmo anche parlare come li hanno sgamati, vero Sky? No, adesso no, magari più avanti, adesso un'anticipazione di quello che ci sarà più avanti, forse. Per il resto, Maya TV, visto che sono a capo di questa piattaforma, comunque abbiamo tante cose da fare. C'è il blog, che condivido infatti nel post qui su YouTube, perché sul blog l'ho messo in inglese, che poi è traducibile anche in italiano, ma con l'intelligenza artificiale magari si capisce così, però è capibile. In inglese avrete successo qualcosa, ma non so cosa. Ah, ok. No, mi si è aggiornato Visual Studio Community. A proposito, c'è il 2026, scaricatelo perché è molto meglio del 2022. Per chi non lo sapeva, c'è il 2026, Visual Studio Community 2026, molto meglio del 2022. Tra l'altro c'è un'estensione fatta da me per il PHP che vi sottolinea tutte le parentesi, le cose, le condizioni, if, else, eccetera, in un modo abbastanza veloce, perché sapete che alcune estensioni utilizzano proprio il parser PHP, che è abbastanza lento su Windows e Visual Studio, e invece lì non si utilizza il parser, è solo una sottolineatura delle condizioni, delle parentesi, delle cose. Bene, l'estensione si chiama MyPHP Highlighter. Cercate PHP e la trovate. Quindi, detto anche di Visual Studio 26, nei post del mio canale troverete il blog di Maya TV, dove io condivido ogni tanto anche, io ho dei codici su GitHub, oltre che il video player, anche adesso lo condividerò
appena faccio uscire questo video, anche il File Manager. È una bellissima applicazione in PHP e JavaScript, è un file manager praticamente usato per fare il cloud, chiamiamolo così, che detto in parole povere, cos'è il cloud? Il cloud è... Scherzo, aspetta un attimo, il cloud è... Il cloud è una cartella messa su un computer che sarebbe un web server. Il web server è un computer, è semplicemente un computer connesso a internet con un IP pubblico o con un tunnel. E questa cartella è scrivibile da fuori, da internet. Bene. Io lo so che la sciura Peppina non mi capisce, lo trova noioso tutto questo, cercheremo di non farlo noioso. Quindi, carissima sciura Peppina, noi siamo la ciurma bianca di internet, quindi mi dispiace, se voleva un video di ricette poteva andare dal nostro amico Cracco. Niente, anch'io so fare da mangiare bene però. Allora, per il resto abbiamo parlato dei post sul mio canale YouTube, abbiamo parlato di cosa andremo a fare, cioè video che andremo a fare saranno divisi in 3 punti, come ho detto prima, meme tipo questo è un video meme, dai, passatemelo, dove cazzeggiamo o scazzeggiamo o parliamo del più del meno, di cosa andremo a fare, di quello che di quello ce ne pare. Bene, detto questo, ci saranno anche video di approfondimento delle cose, degli short che sono stati buttati fuori. Quindi approfondiamo gli short, magari quelli più visti, sul phishing, cos'è il phishing, come fare per proteggerci, eccetera. E quindi parleremo anche di attualità, video tipo sulla censura, su quello che accade su internet, sugli attacchi che sono accaduti nella settimana, eccetera. Ci sarà di tutto questo, ci sarà un video a settimana, non di più. Quindi se nella settimana è accaduto qualcosa di grave di cui parlare, parleremo di quello, altrimenti sarà un video sull'approfondimento delle short o un video meme, che a me piace tantissimo farli. Bene, poi un discorso serio sulle persone che già stanno facendo cybersicurezza qui su internet, su YouTube. Ecco, di solito le persone che fanno cyber security non amano fare queste cose, cioè video da YouTube, non amano la divulgazione di come si fanno le cose, eccetera. Ma io, visto che non ho un lavoro per me, non me ne frega un quindi per il resto, le persone effettivamente che lavorano nella cybersicurezza in questi lavori sono persone nerd più delle volte, timidi e non sanno comunicare. Anch'io faccio fatica a comunicare, vedete che mi sto già andando oltre le mie capacità, così anch'io faccio fatica a comunicare le cose sulla cybersicurezza, eccetera. Ci sono persone invece tipo che sono bravissime a comunicare ma che non lavorano nella cybersicurezza, ma questo non è un male,
Cioè, voglio dire, ognuno il suo lavoro, anche perché YouTube, qua su YouTube devi essere bravo a comunicare, non ce n'è, perché cioè, come se andassi in televisione, faccio il tronco, nessuno mi caga. Cioè, questa è comunicazione, non è un lavoro. Sì, tu puoi lavorare nella cybersicurezza, ma essere una capra in comunicazione, e quindi sei bravo in quello che fai nella cybersicurezza e lavori lì. Quindi magari se fai un video su YouTube, capito? Però ci sono persone che non lavorano nella cybersicurezza, ma hanno semplicemente studiato e sono capaci a comunicare molto bene, e quindi hanno tantissimo seguito proprio per la capacità di comunicazione. Qui, più che della capacità di comunicazione, la capacità di fare i quindi di così, cosa vuoi mettere? Ci sono io con questa bella facciona qua, il capitano di Maya TV. Tutti gli altri capitani sono solamente degli impostori, ditelo, diceteglielo, impostori, così come i capitani con la barba scura, sono tutti impostori, sono tutti maligni. Ok, Turma, è arrivato il momento di salutarci, forse, sì. Avete visto che bello, questo sarà il nostro sfondo per un po' di tempo, anche perché è lo stesso sfondo della mia fotina, la mia foto, avatar o fotoprofilo, tra l'altro. Che tra l'altro il CEO di YouTube ultimamente ha annunciato diverse funzioni per la piattaforma di YouTube, tra le quali l'avatar animato, che io già ho sperimentato nei miei short, se vedete. Però, carissimo CEO di YouTube, potevo farlo. Potevo farlo. Ok, per il resto ci salutiamo. Ciao a tutti, ma mi raccomando, restate sintonizzati, perché un video a settimana, forse dal prossimo mese, da questo mese, bisogna vedere se avrò abbastanza tempo. E iscrivetevi, per favore, fatemi crescere, perché dobbiamo solo crescere sia di visualizzazioni che di iscritti. Lo so che sarà dura, io non mi aspetto 10 milioni di iscritti nel primo mese, ma anche nei primi 6 mesi, perché sarà già tanto se riuscirò a raccimolare 1000 iscritti in 6 mesi. Speriamo. Per il resto, se no, tanto andiamo avanti, non ce ne frega un cazzo, vado pure avanti. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.